Ciao, mi chiamo Luca, ma tutti i miei amici mi chiamano Balle. Fin da bambino sono sempre stato un grande appassionato di viaggi e avventure. Negli anni, appena hanno avuto l'occasione, ho viaggiato, preferendo spesso e volentieri il nord, esplorando posti come Bretagna, Normandia, Irlanda, Islanda e tanti altri. Quest'anno però, dopo 2 anni di pandemia, avevo voglia di uscire dall'Europa, verso un luogo completamente nuovo per me, dall'altra parte del mondo. In questa serie provo a raccontare 2 settimane in solitaria alla scoperta della Corea del Sud. Buongiorno, secondo giorno in Corea, primo giorno ufficiale. Siccome ieri non ho fatto vedere tutta la guest house, ho deciso di fare un piccolo tour stamattina. Quindi da questa parte c'è l'ingresso, porta principale, con la hall. Qua si entra, queste sono tutte le varie stanze. Qui c'è una cucinina dove uno può farsi la colazione, eccetera. Lì c'è il coso dell'acqua gratis, quello lì. Dopodiché, procedendo da questo lato, c'è la mia stanza, che è questa. La stanza direi che è molto minimal, ma molto carina. Alla fine non manca niente. Questo è il letto che la sera stendo per dormire. Specchio, quello sono sempre io. Qua c'è il bagno, anche questo essenziale. C'è da dire che in Corea, da quello che ho capito, c'è questa particolarità di avere il doccino collegato al lavandino e il piano doccia che è sul water. Sostanzialmente questo è il mio alloggio per questi primi 2 giorni, dopodiché cambierò, ma sicuramente lo vedrete nei prossimi video. Eccoci qua, quindi questa è la via del mio alloggio, che è proprio questo, super carino. Adesso il piano è trovare un buon bar dove prendere un caffè, far magari colazione e dopodiché iniziare a esplorare. Vediamo un po' cosa posso trovare di interessante. Troverò banalmente questo. Ok, colazione fatta, ora mi sto dirigendo verso il palazzo Changgyeokgu, che è uno dei palazzi più importanti e storici di Seoul. A Seoul infatti ci sono un totale di 5 palazzi reali della dinastia Joseon, dinastia che ha regnato in Corea dal 1392 al 1897. I palazzi sono Gyeongbokgung, Doksugung, Gyeongugung, Changdeokgung e Chingyeonggung. Vi prego, perdonate la mia pronuncia. Il mio primo giorno in Corea è iniziato proprio dalla visita di questi ultimi 2. Ok, sono appena entrato nel palazzo, o meglio nel parco del palazzo, e vediamo un po' com'è. Sembra molto bello. Tra l'altro patrimonio dell'UNESCO. Adesso leggo qualche informazione e sicuramente saprò raccontare un po' di più tra qualche minuto. Allora, qualche curiosità veloce su questo complesso e questo palazzo. Risale al 1400, è stato costruito dalla dinastia Joseon, una delle dinastie reali più longeve di tutta la Corea. Il palazzo è stato poi distrutto durante il periodo dell'invasione giapponese del 1500 ed è stato poi quindi nel 1600 ricostruito per buona parte. Infatti, come si può vedere, è tenuto veramente bene, quindi c'è dietro un gran lavoro di restauro e per esempio anche alcuni, diciamo, gradoni si capisce che sono piuttosto moderni.
Pagando poi 1000 won, che sono circa 70 centesimi di euro, si può accedere all'altro complesso di palazzi reali. Comunque in tutto il parco c'è una cura dei dettagli delle piante, ogni cespuglio è perfetto, veramente figo. Allora, quella è una delle altre entrate, quindi penso di aver completato tutto il mio giro. Ora vado là in fondo a vedere cosa c'è e dopodiché direi che posso uscire dal parco e proseguire. Seconda meta della giornata, sono arrivato al Buncheong Anok Village e ora me lo esploro per bene. Tutto questo camminare su e giù tra i vicoli della parte più antica di Seoul mi ha fatto venire una certa fame. Così, senza pensarci troppo, sono entrato in uno dei primi ristoranti tipici che ho trovato. Allora, sono appena entrato in questo ristorante tradizionale. E ho ordinato questo con tutta una serie di condimenti. Proprio di questo, che sembrano cipolle caramellate, kimchi, una strana zuppettina che non ho ben identificato. Buon appetito. Il pranzo mi è costato 10.000 won, che equivalgono a circa 7 euro. Con la pancia bella piena ho proseguito il mio tour della Nok Village. Mi sa che qui hanno una sorta di problemi di parcheggio per chi abita qui. Questa era la Nok Village, veramente particolare, inoltre bisogna tenere proprio il volume della voce bassissima, sennò c'è la signorina in giallo che ti sgrida. E ora la mia idea è di lasciare questo posto e proseguire col giro dei palazzi principali. Ce n'è uno qua vicino e probabilmente andrò proprio lì. Sono appena entrato nel palazzo reale, il famoso Gyeonggeung. Questo è il palazzo principale della dinastia Joseon, ovvero la famiglia reale. E questo, a differenza di quello di stamattina, è il palazzo appunto principale, mentre l'altro era, diciamo, la residenza estiva, tra virgolette. Mentre camminavo per le vie del palazzo, spostandomi da un padiglione all'altro, ho iniziato a sentire qualche tuono. E nel giro di pochi minuti ho capito perché agosto non viene considerato il periodo ottimale per visitare la Corea. Ho aspettato seduto lì per più di un'ora, ma direi che è il momento di ripartire. Mi sono tutto inchewiato, tutto incappucciato e proseguo. Sono quasi le 5, però mi manca buona parte
del palazzo, quindi vedo di farmi un po' padiglione per padiglione, facendo qualche stop se aumenta troppo. Non benissimo, insomma. Peccato perché era veramente figo. Vedendo tutte le varie finestre chiuse, temo che stiano iniziando a chiudere tutto per invogliare la gente ad uscire probabilmente. Sì, infatti anche questo padiglione era chiaramente aperto prima, ma ora è chiuso probabilmente per la pioggia. Stanno purtroppo chiudendo tutto. Vabbè, che devo fare? Io continuo a esplorare finché non mi cacciano, dopodiché me ne vado. Continuo la mia esplorazione sotto la pioggia. A quanto pare hanno messo qui, hanno coperto le varie luci, probabilmente per proteggerle un po' dalla pioggia, tutto il sistema elettrico. Comunque assurdo, cioè desolazione più totale, sono in giro solo io adesso e a questo punto vedo di uscire, tornare un attimo al mio alloggio, comunque ripararmi da qualche parte, vediamo un po' se smette prima di sera. Allora, sono tornato al padiglione principale, questo qui del Palazzo Reale, e praticamente non solo hanno chiuso le varie porte, le varie finestre, eccetera, ma hanno proprio messo delle barriere tutte attorno che impediscono l'accesso, penso sia alle persone, ma a questo punto anche magari un po' all'acqua, anche se vedo che sotto ci sono delle insenature. Ok, allora a sto punto sono completamente fradicio. Vado verso la metropolitana, torno un attimo al mio alloggio, sistemo due cose, magari mi do anche una lavata e dopo, visto che il meteo dovrebbe migliorare, mi compro magari un ombrello, poi esco ancora, mi faccio altri giri, mangio qualcosa, bevo qualcosa. Questo è il programma per oggi. Much later. Sono tornato nel mio alloggio, è stata una giornata pesantina a livello fisico, ho camminato parecchio, adesso non so esattamente quanti chilometri dopo controllo, e la pioggia finale mi ha ucciso proprio a livello di stanchezza. Infatti ho fatto una doccia veloce, adesso mi riposo una mezz'oretta, seduto qua così, poi vado a mangiare qualcosa, mi faccio un giro, però adesso relax. Col riposo, col lassino di prima, ho recuperato un ombrello, come si vede. L'ho preso al 7-Eleven per l'equivalente di 7 euro, ovvero 10.000 won. Ora sono qui vicino alla mia guest house e mi sto recando a questo mercato alimentare e non che c'è in questa zona, e vediamo un po' com'è. Eccolo qua. Ancora una volta l'esperienza al mercato è stata super, i mercati asiatici non deludono mai. Mi sono fermato a mangiare in questo chioschetto di questa signora, praticamente mi ha avvicinato lei e mi sono fermato lì per mangiare. Ho preso un tteokbokki e un altro piatto che non ricordo il nome, ma sono questi involtini di verdure e riso molto buoni. Ho speso l'equivalente di 3,75 €, esperienza assurda. Penso che andrò sempre più spesso ai mercati. Ora sono quasi le 10, si è fatta già una certa. Qua i ristoranti chiudono piuttosto presto, quindi probabilmente adesso vedo di o mi vado a bere qualcosina o mi prendo da bere qualcosina e vado a casa, così provo anche a scaricare tutti i video fatti oggi, libero un po' di spazio sul telefono. E niente, veramente Seul, primo giorno effettivo, spettacolo. Poi la sera si illumina sta città, è veramente spettacolare per me girare nei vicoli, nelle viuzze con tutte le luci, le insegne al neon, super super super. Se dovesse finire così questo video è stato un piacere, buonanotte e al prossimo video.